La casa di Fernando Matos non poteva essere chiamata altrimenti che castello. Parcheggiamo sotto l'ingresso. Passiamo davanti a diverse persone armate. Scendo dall'auto e mi avvicino a Nacho. 2 uomini appaiono sulla porta, circondandomi. Nacho parla con loro con un tono abbastanza aggressivo e poi inizia a urlare. Nacho, infastidito, mi afferra per il gomito e comincia a trascinarmi lungo corridoi. Che succede? Vogliono prenderti. Il mio ruolo è finito. Non ti abbandonerò a loro. Ti riporto da mio padre personalmente. La stanza è enorme e le finestre si affacciano sull'oceano. Quindi sei tu? Mi volto e vedo un uomo più anziano con i capelli più lunghi in piedi, vestito con pantaloni in tessuto luminoso e una camicia dello stesso colore. Fernando Matos. Mi prende la mano e la bacia. Laura Torricelli. La donna che ha domato la bestia. Siediti, per favore. Signor Matos, grazie mille per la sua cura, ma vorrei tornare a casa adesso. Nacho si è preso cura di me, ma se ha finito il suo gioco mafioso mi piacerebbe... Ho sentito che eri spacciata, ma vedi, mia cara, al tuo amorevole marito in qualche modo non importa venire qui. Ho sentito che il suo aereo non è decollato. Marcelo, vattene di qui. Nacho si alza dal posto, lascia la stanza. Mi sento solo terrorizzata. Non conosco le intenzioni dell'uomo accanto a me. Tuo marito mi ha trattato come spazzatura, mi ha preso in giro e uno di voi 2 pagherà per questo. All'improvviso la porta della stanza si apre. Guardo il vecchio allontanarsi e scomparire. Poi la conversazione inizia in spagnolo. Capisco solo che il nome di mio marito viene menzionato più volte. Una mano mi afferra i capelli e mi solleva gettandomi a terra. Stupida puttana! Mi copro lo stomaco con le mani per proteggere il bambino. Alzati, puttana! Ti ricordi di me? No! Ti ricordi della discoteca a Roma qualche mese fa? È strano che non ti ricordi, perché quel giorno sei stata inondata di cadaveri. Quando lo dice, un'immagine sfoccata di quella notte mi balena davanti a me. Allora te lo ricordi? Il tuo ragazzo mi ha sparato alle mani. Guardo le sue mani con 2 cicatrici rotonde, quasi identiche. E mi sono ricordata che dopo aver ballato su un palo, e mi sono ricordata che mi ha afferrato e poi Massimo gli ha sparato alle mani. Non riesco più a sentire la mia mano destra e ormai la mia sinistra è quasi inutile. Umiliato da una puttana. Per molto tempo mi sono chiesto cosa fare con te. Ma poi ho pensato che forse era meglio non uccidere subito quel coglione di tuo marito. Per prima cosa ho fatto in modo che Anna, la sua ex moglie, si prendesse cura di te apertamente. Ma nonostante tutta la mia fiducia nelle sue capacità, non è riuscita a completare il lavoro. Poi non volevo coinvolgere la famiglia Matos. Volevo farlo da solo, ma sfortunatamente questo bastardo in seguito ha ceduto al fascino di Torricelli. Fortunatamente ho cercato di sfruttare il fratello di Massimo, informandolo della morte del suo bambino non ancora nato. Ho incontrato Emil e gli ho detto io stesso che ad una festa il tuo ragazzo beveva un po' più del solito e ha sniffato coca. Ciò ha peggiorato la situazione. Poi quando hanno cercato di spararsi reciprocamente è stato quasi un colpo di fortuna, ma purtroppo tuo marito si è salvato di nuovo. Ma almeno Emil mi ha tolto il problema e questo ha permesso a Matos di arrivare a Napoli. Adesso cosa mi farai? Non interrompermi. Puoi urlare quanto vuoi, tanto la stanza è insonorizzata. E se qualcuno ti sparasse nessuno lo sentirebbe. Ho capito che niente farebbe più male a tuo marito che perderti. Soprattutto perché è anche a causa tua che non posso più bere un bicchiere d'acqua. Ho dovuto imparare a usare altro. Mi sono fatto persino un'arma speciale perché non riesco più a premere il grilletto. Comunque, prima di ucciderti, ti farò così tanto del male che sputerai quel bastardo che ti porti dentro. E poiché tuo marito ha deciso di non venire,
registrerò la nostra ultima notte insieme e poi gliela manderò in una scatola. E a proposito, non pensavo che Marcelo si sarebbe comportato così banalmente. Ho cercato di rapirti tante volte, ma ogni volta Massimo stava sempre di guardia. Poi ho pensato a Marcelo. Lui è il migliore del settore, spietato e ciecamente devoto a suo padre. E suo padre si fida di me. Massimo ti troverà e ti ucciderà, pezzo di merda. Onestamente ne dubito. Tutta la sua furia è su Marcelo. È lui che ti ha rapito. Torricelli verrà prima da lui e poi dal vecchio. Sì, certo. Cosa c'è di così divertente, Cagna? Sei il ragazzo con il naso storpio. Ho ricordato la storia che raccontava poi del marito di Amelia. Come ho fatto a non riconoscerti da quella descrizione? È arrivato tuo marito. All'improvviso Massimo fa irruzione nella stanza come un temporale, seguito da Domenico e una dozzina di altri uomini. Dio, è così bello, così potente. Inizio a piangere e quando gli occhi di Massimo cadono su di me, lo vedo quasi esplodere di rabbia. Con un grido estrae la sua arma e la punta contro Flavio. Poi 2 ingressi laterali vengono aperti ed entrano decine di persone, compreso Nacio, che si blocca quando mi vede. Alla fine, con un sigaro in mano, entra Fernando Matos. Massimo Torricelli, meno male che hai accettato il mio invito. Getta la pistola o quello che sei venuto a prendere esploderà. Nacio si avvicina a me. Laura, mi dispiace. Massimo blocca Nacio. Vieni da me, Laura. Nacio posa la pistola e io a malapena mi alzo. Mi avvicino a lui, ma quando Nacio mi afferra per aiutarmi, Massimo si arrabbia. Non toccarla. Nacio mi lascia andare e se ne va. Vedo Flavio tirare fuori la pistola dal cassetto e mirare a Fernando Matos. Treme il grilletto. Allo stesso tempo sento un secondo sparo e un altro. Flavio cade accanto alla scrivania e mio marito mi afferra e mi nasconde dietro di lui. Poi c'è un'esplosione. E improvvisamente un'ondata di calore investe il mio corpo. Non riesco a vedere più chiaramente il viso di Massimo. Laura, no! Il silenzio che mi circonda diventa sempre più profondo fino a quando tutto scompare. Chiudo gli occhi. Laura! Laura! La voce di Domenico che mi chiama, cercandomi di farmi uscire dallo stato di shock, mi fa un attimo riprendere la concentrazione. Dovrebbero salvarli entrambi, cazzo! Salvateli entrambi o sparo a tutti! Mio fratello mi dice che purtroppo i medici non possono salvare entrambi, ma solo uno dei 2. E la decisione spetta a me. Cado in ginocchio, nascondendo la testa tra le mani. Non so se potrei crescere mio figlio senza di lei. Non so neanche se posso vivere una vita senza di lei. Figlio mio, parte di lei e di me, erede e successore. 1 milione di pensieri volano nella mia testa, ma nessuno di loro è rassicurante. Guardo i dottori e faccio un respiro profondo. Vi prego, salvate.
Sono ora disponibili le magliette e gli accessori di 365 giorni. Trovate il link di acquisto in descrizione.